Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una straordinaria focaccia con le patate. Il procedimento è davvero semplice e spiegato passo passo. Seguite il video per ottenere anche voi a casa una focaccia davvero sorprendente. Prima di andare in cucina vi ricordo che il mio nuovo libro Pane, impasti e storie di vita è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Prima di preparare l'impasto della nostra focaccia affettiamo finemente le patate. Io sto utilizzando 650 g di patate che ho già lavato e sbucciato. Una volta che abbiamo tagliato le patate, dobbiamo ricoprirle con acqua fredda di rubinetto. E a questo punto possiamo coprire la nostra ciotola e la portiamo in frigo. Per preparare l'impasto della nostra focaccia abbiamo bisogno di farina 0 con 12 g di proteine, acqua a temperatura ambiente, miele, lievito di birra, sale e olio extravergine di oliva. Unisco il lievito di birra al miele. Ora versiamo miele e lievito nel contenitore dell'acqua e misceliamo. E ora versiamo tutto in ciotola. E lavoriamo con un cucchiaio di legno. Prima che l'impasto cambi consistenza, mettiamo il sale. Lasciamo il cucchiaio e impastiamo a mano. Basta meno di un minuto e adesso gradualmente aggiungiamo l'olio. È un impasto soffice e appiccicoso. Ora noi lo copriamo con la pellicola e lo lasciamo riposare 15 minuti. Dopo il breve riposo spolveriamo di farina il piano di lavoro, ci rovesciamo l'impasto che come potete vedere ha già cambiato completamente la sua struttura. E ora lo lavoriamo un pochino.
In questa fase dobbiamo girare spesso l'impasto quando lo lavoriamo, così. Ecco qui, bastano veramente 2 minuti. Chiudiamo l'impasto, prendiamo una ciotola pulita, unta con un pochino di olio extravergine di oliva e mettiamo l'impasto all'interno. Copriamo di nuovo la ciotola con la pellicola e lasciamo lievitare alla temperatura di 24 gradi per un'ora. Dopo un'ora, guardate che bel punto di lievitazione ha raggiunto il nostro impasto. Ora dobbiamo infarinare il piano di lavoro, rovesciamo l'impasto sul piano. Senza rovinare la lievitazione, andiamo semplicemente a chiudere il nostro impasto, così. Infariniamo leggermente e lo lasciamo sul tavolo per 15 minuti, poi passiamo alla stesura. E ora stendiamo la nostra focaccia, ancora un po' di farina . A questo punto solleviamo la nostra focaccia e la mettiamo direttamente in teglia. E ora copriamo la nostra teglia con un tovagliolo e lasciamo lievitare la focaccia per gli ultimi 20 minuti. Mentre la focaccia sta facendo l'ultima lievitazione, io ho scolato l'acqua dalle patate, le ho tolte dal frigo e ora vi faccio vedere che cosa abbiamo ottenuto. Vedete, le patate hanno cambiato proprio la loro forma, sono leggermente ondulate. Vedete? Questo ci permetterà di avere una cottura perfetta sia della focaccia che delle patate. Adesso dobbiamo condirle con olio e sale. Le giriamo con un cucchiaio di legno. E adesso attendiamo la lievitazione della focaccia. E la focaccia è giunta a lievitazione. Abbiamo ottenuto un impasto a dir poco meraviglioso. Adesso mettiamo un pochino di olio extravergine di oliva . Lo distribuisco con le mani con molta delicatezza per non rovinare la lievitazione, che vi faccio vedere, guardate, sembra un cuscino. E ora possiamo aggiungere le patate.
Mettiamo un ultimo filo di olio e terminiamo con dei rametti di rosmarino. E adesso cuociamo in forno ventilato preriscaldato a 250 gradi per 15-18 minuti. Ecco la nostra meravigliosa focaccia con patate appena sfornata. Ora la lascio intiepidire e poi la taglio. Questo è quello che abbiamo ottenuto. Una focaccia a dir poco magnifica, soffice, alveolata, leggera, una vera delizia. Abbiamo visto che impasto meraviglioso abbiamo ottenuto. Provatela perché è davvero incredibilmente buona, alta, soffice, deliziosa. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che la mia focaccia con patate sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.